Occhio di lince, ciao! Mi chiamo Edo Thomas, sono insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Andiamo alla lezione! Prima di iniziare la lezione ti volevo esattamente chiedere o invitarti di iscriverti al mio canale, di mettere un like, di fare un commento, di schiacciare la campanella per non perdere una lezione, perché tutti i giorni verso le 6:30, 7 del mattino c'è una lezione nuova, ok? Da lunedì a venerdì, ovvio, ok? Sabato e domenica pause. Vengo giù in basso, appoggio le mani. È indifferente se poi dopo metti le dita dei piedi puntati oppure no, perché tanto lo faremo, lo farai e lo farò questo esercizio di mobilità articolare in catena chiusa con le scapole. Le braccia sono completamente dritte, le avambraccia non intraruotato ma extraruotato le spalle, l'incavo del gomito guardando in là, quindi tutti e due i gomiti. Potrei iniziare con un braccio, poi l'altro e poi viceversa. Lo facciamo già subito con tutte e due le braccia, ma prestando attenzione che avrei potuto fare prima con il destro e il sinistro e poi dopo con tutte e due. In questa posizione ti dico già subito che fare la mobilità articolare con un braccio è molto più difficile, diversamente da in piedi, che è più semplice fare con tutte e due le braccia. Ok? Quindi qui lascio il tratto lombare, devo rilasciarlo, quindi non faccio questo movimento di retroversione del bacino, rilascio, respiro con l'addome, la testa guarda, testa leggermente in alto, lo sguardo leggermente in diagonale in avanti e inizio a muovere le scapole. Sprofondo le scapole verso la colonna, spingo con le mani a terra e le scapole vanno all'esterno. Retrazione e protrazione. E vado. Cerco di andare piano, così capisco fino a che punto posso muovere le scapole. Occhio di non fare questo movimento e confondere con questo movimento di retroversione del bacino. Il bacino deve lasciarlo proprio neutro e cercare di muovere solo le scapole. Quindi retrazione e protrazione, oppure adduzione e abduzione. Anche lì circa una decina, 10-12 ripetizioni prima di eseguire la posizione di Urdhva Mukha Svanasana. Mettiamo che poi nella mia pratica non c'è soltanto la posizione di Urdhva Mukha, che è la posizione del cane con la faccia in su, ma ci sono una serie di altre posizioni, ma anche una serie di altre posizioni, le scapole si muovono, ok? Quindi le scapole sono collegate completamente al movimento delle spalle, per cui anche delle posizioni che si utilizzano con le spalle, magari ho una difficoltà maggiore di muovere il braccio in flessione, quindi flessione per cui portando su le braccia in alto, ma dovuto al non movimento di protrazione o retrazione delle scapole, magari di elevazione o depressione, ma potrebbero aiutarti a fare delle altre posizioni, anche nel cane che guarda in giù, quindi Adho Mukha Svanasana, o tante altre, per cui non è che migliorerà solo la posizione di Urdhva Mukha, migliorerà tutto. Perché? Perché queste informazioni che sto dando precise al mio sistema nervoso centrale
il mio sistema nervoso centrale elabora tutte queste informazioni nuove o magari dettagliate di ogni movimento che sto facendo e il mio sistema nervoso, quindi il mio cervello, mi dà una risposta, quindi in efferenza, una risposta che può essere migliorare una posizione, qualsiasi altra posizione dello yoga. Quindi non è che muovo le scapole, quindi miglioro solo le posizioni che muovo le scapole. Non è così. Per quanto riguarda a tutto ciò che poi comanda nel nostro corpo, che non è soltanto il discorso meccanico, quindi biomeccanico, ma è un sistema nervoso che poi gestisce esattamente ciò che poi io migliorerò. Sono delle informazioni. Ovviamente la parte biomeccanica ci aiuta, ma non è tutto, assolutamente non è tutto. Per cui ti sto dando già sia dal punto biomecanico che va bene muoversi, va bene muoversi in catena aperta, in catena chiusa, ma va bene anche tutte queste informazioni per quanto riguarda il mio sistema nervoso centrale. Allora, mi metto già nella posizione, metterò col collo del piede, mi metto con i polsi sotto le spalle, ok? Lascio il pube cadere in basso perché le ginocchia sono appoggiate a terra. Attivo muscolarmente i glutei, non contraggo esageratamente. Tutta la parte posteriore del tronco, quindi i paravertebrali, si attivano. Adesso devo attivare i romboidi. Il romboide è un muscolo che tra le scapole, quindi devo fare una retrazione. Petto in avanti, apro le spalle, pube in basso, stendo le gambe, testa in avanti e mi porto su in alto. Giù le ginocchia e vengo indietro. Allora, questo sarebbe esattamente l'Urdhva Mukha utilizzato nella pratica del Hatha Yoga. Ti stavo dicendo, allora, il collo del piede, il mio collo del piede era appoggiato, si potrebbe fare anche con le dita dei piedi appoggiate, per cui è una variante, ok? La posizione classica è quella con il collo dei piedi, ma in tante lezioni ho fatto con le dita dei piedi puntati. È sbagliato? No, è un'altra sensazione, poi con le dita dei piedi già puntate diventa più facilmente cambiare delle posizioni, non devo aggiustare i piedi, è una questione poi soggettiva. Quindi uno sceglie magari di appoggiare le dita dei piedi perché vuole fare determinate cose, un altro mette il collo dei piedi per poi dopo muovere diversamente, è libero in quel senso. Ok? Quindi abbiamo visto la posizione di Urdhva Mukha e Svanasana prendendo dell'idea come punto di riferimento le scapole, posso prendere come punto di riferimento le braccia, le cosce, il pube, la colonna. Oggi l'abbiamo fatto con la visione di muoversi le scapole, aiutando, la posizione è stata aiutata degli esercizi di mobilità articolare prima ancora di fare la posizione. Ok? Bene, per adesso ho finito questa lezione. Spero che ti sia piaciuto e quindi se ti sia piaciuto allora iscriviti al mio canale se non sei ancora iscritto, mi metti like, un commento e accendi la campanella e poi basta, per oggi ho finito. Sempre una lezione alle 6:30, 7 del mattino da lunedì a venerdì e ci vediamo lungo le strade.